Ciao a tutti Cubers, oggi unboxing. Questo video è in collaborazione con Cubez, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione. Il cubo che andiamo a vedere oggi è l'Icosaedron Petal della Yuxin. Come suggerisce il nome, questo cubo ha ben 20 facce e questi pezzi che ricordano vagamente dei petali. E come funziona? Questo cubo gira attorno agli spigoli e fa giri di 180 gradi. E chiaramente, muovendo anche gli altri spigoli, possiamo interscambiare i pezzi. Ma non è l'unico modo per utilizzare questo cubo, infatti ha un altro giro segreto. I più esperti di voi lo avranno già intuito, questo cubo può fare jumbling, quindi avere un giro parziale ed essere comunque abbinato a giri 180 gradi, il che gli permette di cambiare forma. Al momento non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi se sia un cubo complicato o meno, magari ve lo farò sapere in futuro. Questo cubo è composto dagli spigoli, che sono questi qua due colori, dai petali e da questo piccolo centro. Il giro è veramente molto buono. Ne esiste anche un'altra versione in cui i petali hanno un ulteriore taglio, magari vi lascio un'immagine per chi di voi fosse interessato, in cui si può fare un ulteriore giro di jumbling. Se proviamo a muovere questo spigolo, vedete, è bloccato. Nella versione 2 infatti esiste un ulteriore taglio che ci permette di girare comunque il cubo in questa situazione. Ma io per iniziare mi sono fatto mandare la versione base in modo da prenderci un po' di mistichezza. Allora devo dire che il cubo ha tante facce, quindi chiaramente deve avere tanti colori, che secondo me sono bei colori quelli che hanno scelto, soltanto che alcuni colori forse si assomigliano un po' troppo. Allora, adesso non so quanto renda in camera, ma ad esempio questi due colori sono veramente molto simili, in più li hanno messi anche abbastanza vicini. Scelta particolare. O anche ad esempio questi due colori qua sono abbastanza simili, perché metterli così vicini? Anche se comunque sono abbastanza distinguibili, quindi diciamo che se risolvete il cubo in un posto illuminato non avrete nessun problema. Allora voglio fare un esperimento. Visto che è un cubo che comunque non conosco bene perché è uscito veramente da poco, voglio provare a fare una cosa con voi, ossia vi faccio vedere quale può essere un approccio iniziale a un cubo che non si conosce. Io in questo caso vedo che è un cubo in cui si può fare facilmente il classico algoritmo su su giù giù, quindi vediamo cosa scambiamo facendo questo classico algoritmo. Quindi su su giù giù. Ok, vediamo che facendo questo algoritmo possiamo scambiare 3 petali e 3 centri. Quindi vediamo che le coppie di petalo-centro fanno un giro in senso antiorario. La coppia gialla finisce a sinistra, la coppia verde finisce a destra e la coppia viola è finita al centro. Io in questo caso proverei a fare un giro di 180 gradi anche su questa faccia ed eseguire l'algoritmo al contrario. Quindi partendo da sinistra questa volta su, giù, giù, annullo la mossa che ho fatto a metà algoritmo, ok, e qua vedete che sono riuscito a interscambiare 3 centri e tutto il resto del cubo rimane invariato. Facendo questa cosa prima di mescolare il cubo, io adesso ho già un algoritmo che so di poter utilizzare per interscambiare i centri. Poi io chiaramente il cubo me lo studierò ancora un pochino off camera, magari per trovare un algoritmo per interscambiare i petali, però come vedete è bastato veramente poco per trovare un algoritmo semplice che mi aiuti a interscambiare dei piccoli pezzi. Io adesso utilizzo l'algoritmo al contrario, quindi facciamo così, vediamo se me lo ricordo. Ok. E facendo l'algoritmo al contrario, giustamente il cubo ritorna risolto. Perfetto. Questo cubo chiaramente, essendo che cambia forma e utilizza il jumbling, ci sono delle situazioni come vi mostravo prima in cui il cubo non può più girare, quindi inizialmente va mescolato senza cambiare forma e dopo si potranno utilizzare movimenti di jumbling per cambiare forma, in modo che nessun pezzo rimanga bloccato senza essere mescolato. La strategia che adotterò inizialmente sarà mescolarlo senza utilizzare il jumbling, quindi senza cambiare forma, e proverò a risolverlo così. Una volta trovato un metodo efficace per risolverlo senza jumbling, proverò a utilizzare il jumbling appunto e lo risolverò aumentando la difficoltà. È un cubo in realtà abbastanza leggero, non molto grande a confronto con un 3x3. Le dimensioni sono abbastanza compatte. Attualmente questo cubo lo potete trovare su Cubez a circa $22, compreso di spedizione, che a mio parere è veramente un ottimo prezzo per un cubo del genere. Detto questo, siamo giunti alla fine del video. Il cubo è disponibile ora su Cubez, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Come sempre vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace e scrivermi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video.